Avete mai cambiato il vostro modo di vivere per adattarvi ad una nuova realtà? Se sì, pensate che ne sia valsa la pena? E in generale, qual è il vostro rapporto con i cambiamenti? Quando ci si trasferisce in una nuova realtà, è inevitabile dover modificare alcune cose. Questo è esattamente quello che è successo a me quando sono venuta ad abitare nella campagna inglese. In questo video vi parlerò di 3 aspetti del mio modo di vivere che sono cambiati radicalmente da quando sono venuta a vivere a Chawton. E vi spiegherò perché a volte mettere in discussione le proprie certezze e abbracciare stili di vita nuovi può rivelarsi il modo giusto per crescere e diventare persone migliori. Restate con me per scoprire come è cambiata la mia vita da quando vivo nella campagna inglese e come questo mio percorso può aiutarvi ad abbracciare il cambiamento anche nella vostra vita. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube dedicato al meraviglioso mondo della campagna inglese. Dunque, come probabilmente molti di voi già sanno, qualche anno fa io e mio marito abbiamo deciso di lasciare Londra e di trasferirci in Hampshire, che è una contea nel sud dell'Inghilterra. All'epoca vivevamo in un piccolo appartamento a Wimbledon Park. Ma, come ho detto tante volte in altri video, io mi ero letteralmente innamorata della campagna inglese e avevo un obiettivo preciso: andare a vivere in un autentico cottage di campagna in un villaggio dell'Inghilterra del Sud. Se volete sapere perché mi sono trasferita in Inghilterra e in generale qualcosa di più sulla mia storia, potete dare un'occhiata al video in cui parlo proprio di queste cose. Ovviamente se non lo avete già visto, il link è qui sopra. Dunque, nel 2021 io e mio marito abbiamo finalmente acquistato il nostro piccolo cottage nel villaggio di Chawton e questo per me è stato davvero come realizzare un sogno. Quando mi sono trasferita qui però, un po' perché presa dall'entusiasmo e un po' forse anche ingenuamente, ero convinta di sapere cosa significava vivere in campagna e soprattutto vivere in un cottage vecchio quasi 400 anni. In realtà mi sono resa conto molto velocemente che non era proprio così. Soprattutto mi sono resa conto che non bastava dire «Oh, adesso vivo in campagna» per essere realmente parte di questo mondo, ma che per farlo dovevo mettere in discussione tante cose che pensavo fossero scontate e soprattutto fare dei cambiamenti reali nel mio modo di vivere. Ecco, in questo video vi parlerò proprio di 3 cose che ho cambiato nella mia vita da quando abito nella campagna inglese. Sono 3 cambiamenti non scontati che sono maturati lentamente nel corso degli ultimi 6 anni e che oggi mi consentono di sentirmi realmente parte di questo mondo così affascinante. Allora, il primo cambiamento riguarda il mio rapporto con la natura e in particolare con gli animali selvatici. Tanto per intenderci, a Chawton io sono letteralmente circondata dalla natura. Quando la mattina apro la finestra della mia camera, vedo solo colline e prati verdi e sento gli uccellini cantare tutto il giorno. Appena esco di casa poi mi trovo davanti un paesaggio idilliaco con pecore, cavalli, c'è anche un piccolo ruscello che scorre in mezzo ai prati e credetemi, in certi giorni sembra davvero un quadro. Come potete vedere poi ho anche un giardino piuttosto grande,
Un giardino che non è un semplice prato con qualche vaso di fiori, ma è un giardino vero e proprio, con tante siepi, fiori, piante e perfino un laghetto. Ma il cambiamento più grande nel mio rapporto con la natura è stato sicuramente quello con gli animali selvatici. Un mondo che prima di venire a vivere nella campagna inglese io conoscevo solo di nome e con cui onestamente non mi sentivo tanto a mio agio. Prima di trasferirmi a Chawton, a parte gli animali domestici tipo gatti e cani, in particolare i gatti con cui io sono cresciuta, l'esperienza diciamo più esotica che avevo vissuto con gli animali era stata quella con un coniglietto bianco che mia sorella aveva trovato in mezzo a una strada e aveva portato a casa. Adesso invece vivo circondata da quella che qui si chiama la wildlife. Ad esempio, tanti tipi di uccelli, merli, storni, taccole, pettirossi, cinciarelle, ma anche libellule, piccole ranocchie, cavalli e scoiattoli, che tra l'altro sono buffissimi perché si arrampicano ovunque. Non solo sugli alberi, ma perfino sui fili della luce, insomma, tipo degli equilibristi. E poi ovviamente anche animali più selvatici come fagiani, cerbiatti, tassi, volpi e insomma chi più ne ha più ne metta. E questo solo all'esterno. Dentro casa i ragni non li conto nemmeno più. Ora ho capito che in un cottage così vecchio i ragni fanno parte, come dire, della tappezzeria e che in realtà sono anche animali molto utili perché mangiano un sacco di insetti. Quindi onestamente non ci faccio più caso. Ho anche avuto un paio di nidi di vespe nel solaio, uno proprio pochi giorni fa. E questa è una cosa che anni fa mi avrebbe fatto letteralmente scappare di casa, ma che ora vivo semplicemente come un normale problema da risolvere. In questi anni ho anche vissuto alcune avventure davvero emozionanti, per fortuna tutte a lieto fine. 3 anni fa ho salvato proprio in questo giardino un bellissimo airone. Poverino, era rimasto intrappolato nella rete che all'epoca copriva il mio laghetto. Pensate che la rete l'avevo messa proprio per evitare che uccelli come lui mi mangiassero tutti i pesci. Sì, perché io ho anche dei pesciolini rossi. Quando l'ho trovato, povero airone, era stremato e sicuramente traumatizzato perché probabilmente aveva passato lì tutta la notte. Oltretutto era anche un giorno festivo, uno di quelli che qui si chiamano bank holiday, quindi io non sapevo cosa fare. Per fortuna i volontari di un'associazione locale che si occupa proprio di tutelare gli animali selvatici sono venuti subito a prenderlo e l'hanno portato nel loro ospedale per animali, che non è lontano da qui. Io non avevo mai visto un airone così da vicino ed è stata un'esperienza fantastica e anche, devo dire, molto emozionante, anche se ero davvero preoccupata per lui. Quando i volontari mi hanno scritto che stava bene e che era stato rimesso in libertà, wow, mi sono sentita davvero sollevata. Per la prima volta in vita mia mi sono sentita partecipe della sofferenza di un animale selvatico e da allora guardo queste creature con occhi diversi e ovviamente la rete sul mio laghetto adesso non c'è più. Un'altra avventura che mi è successa non una ma addirittura 2 volte è quella con dei nidi di uccelli che sono caduti nella cappa del mio camino. Oddio, mi faceva davvero star male sentirli sbattere le ali furiosamente e strillare perché non riuscivano più a uscire. La prima volta che mi è successo, tra l'altro, ovviamente ero a casa da sola perché mio marito era a Londra e dovevo pure andare al lavoro. Mi ricordo che sono arrivata in ospedale con l'ansia e
a un certo punto sono letteralmente scoppiata a piangere perché pensavo continuamente a quel povero uccellino che era intrappolato nel camino. Per fortuna ho una bravissima manager che si è resa conto che non stavo bene e mi ha fatto tornare a casa per provare a liberarlo, e una mia collega ha chiamato addirittura la figlia che fa la falconiera per provare ad aiutarmi. Insieme siamo riuscite piano piano a prenderlo con una coperta e a metterlo fuori. Per fortuna stava bene ed è volato via senza problemi. Ah, Sarah, se per caso stai guardando questo video, grazie mille a te e a tua figlia, perché da sola io non ce l'avrei mai fatta. Tutte queste esperienze mi hanno portato a conoscere e direi ad amare questo mondo degli animali selvatici che onestamente per me fino allora era totalmente sconosciuto. Ho imparato a familiarizzare con questi animali, a capire i loro comportamenti e soprattutto a averne meno paura. Tra i tanti cambiamenti che sono una diretta conseguenza della mia scelta di vivere in campagna, l'empatia che ho sviluppato verso la wildlife è sicuramente uno di quelli di cui sono più felice, perché onestamente mi fa sentire una persona migliore. Allora, il secondo cambiamento che ho fatto da quando sono venuta a vivere qui a Chawton è quello del mio rapporto con la casa, e in particolare il fatto di aver imparato a vivere in un cottage che è vecchio centinaia di anni. Ora, non voglio entrare nel merito di come in generale si vive nei cottage inglesi, di quali sono i pro e i contro, perché di questo vi parlerò più dettagliatamente in un altro video che pubblicherò in futuro. Quello che mi interessa farvi capire oggi è che il mio cottage non è soltanto un cottage, con tutte le sue caratteristiche e anche eccentricità, ma è un edificio molto vecchio. E questo di per sé aggiunge una serie di problemi specifici di cui francamente non ero totalmente consapevole quando l'ho acquistato. Tanto per essere chiari, è evidente che vivere in un cottage di campagna del 1600 non è come vivere in una casa moderna, ma non è nemmeno come vivere in un cottage di fine 800, cioè di quelli che qui si chiamano dell'età vittoriana. Queste case sono state costruite in modo totalmente diverso, con modalità costruttive che risalgono quasi al Medioevo, con materiali poveri o addirittura riciclati. E questo comporta una serie di problematiche, di adattamenti, a cui uno non penserebbe mai in case che hanno meno di 200 anni e che sono state costruite con una concezione moderna dell'edilizia. Tanto per fare degli esempi concreti, il mio cottage non ha le fondamenta, cioè poggia letteralmente sul terreno, non ha le intercapedini tra le mura, non ha ovviamente neanche i doppi vetri e in generale nessuna forma di isolamento, per cui è costantemente esposto al rischio di umidità e di muffa. In più non ha letteralmente un muro dritto e le scale interne sono strette, ripide e per di più fatte a L. Ora, mi rendo conto che è difficile capire come tutte queste cose incidano sulla vita quotidiana finché non ci si vive, ma vi assicuro che è proprio così. Ora, io adoro il mio cottage e ormai non potrei più vivere in una casa moderna, però con questi problemi mi ci sono scontrata appena sono venuta a vivere qui e all'inizio non è stato semplice adattarsi. Passato, come dire, l'entusiasmo dei primi giorni, ho cominciato a rendermi conto velocemente che questa casa era veramente diversa da tutte quelle in cui io avevo vissuto fino ad allora.
compreso l'appartamento di Wimbledon, che sì, era all'interno di una casa vittoriana, ma che comunque era, diciamo, una casa più normale. Nel giro di pochi mesi poi ho iniziato anche a avere qualche problemino, soprattutto legato all'umidità nelle mura. Una cosa importante che ho imparato è che per vivere bene in una casa di quasi 400 anni bisogna capire prima di tutto come queste case funzionano, senza pretendere semplicemente di viverci come se si fosse in una casa moderna. Soprattutto ho capito che è necessario adottare alcuni accorgimenti pratici per prevenire i problemi, anziché poi farsi prendere dallo sconforto quando vengono fuori. Quindi io e mio marito cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi a studiare, abbiamo letto un sacco di articoli, abbiamo parlato con alcune persone che abitano in case simili e ci siamo iscritti al club dei proprietari di case storiche. Ah, questa è stata per me davvero una bella scoperta. Questa associazione fornisce veramente tante informazioni utili su come vivere in queste case e organizza anche una fiera annuale a Londra dove è possibile parlare con tanti esperti e anche incontrare aziende che sono specializzate proprio in questo tipo di abitazioni. Ecco, grazie a tutto questo lavoro ho capito che le regole fondamentali per vivere bene in un cottage tradizionale, come è il mio, sono 3. Da un lato bisogna sempre utilizzare materiali naturali per qualsiasi tipo di lavoro, guai a usare cemento o ad esempio vernici chimiche. Bisogna poi garantire una costante ventilazione in modo da consentire alla casa di respirare e di far evaporare l'umidità dalle mura in modo naturale e soprattutto bisogna cambiare il proprio stile di vita per adattarsi a quelle che sono le caratteristiche della casa e non viceversa. Ad esempio, io ormai mi sono abituata a fare la doccia con la finestra del bagno sempre aperta. Sì, anche d'inverno, quando fa freddo o anche di sera. Insieme ovviamente all'estrattore interno, questo piccolo accorgimento serve a evitare che i vapori dell'acqua calda si depositino sulle mura e che alla lunga si formi della muffa sulle pareti. La muffa ovviamente, oltre a essere brutta da vedere, fa anche male alla salute, ma soprattutto può anche intaccare le travi di legno e quindi alla lunga creare danni alla struttura stessa del cottage. In generale questa regola vale per tutte le stanze e io ormai quando non piove apro regolarmente le finestre durante tutto l'anno. Ho poi imparato a usare i deumidificatori, soprattutto durante le ore notturne. Questo ovviamente serve a abbassare il tasso di umidità nelle varie stanze e insieme alla ventilazione naturale è un accorgimento che funziona molto bene. Io ho 2 deumidificatori, uno per il piano terra e uno per il primo piano e onestamente da quando li uso i problemi di umidità nelle mura sono quasi scomparsi. Un altro adattamento a cui mi sono dovuta abituare è quello legato ai mobili che si possono usare nelle stanze al primo piano. Come ho detto prima, la mia scala è stretta e ripida e ha pure un angolo a 90 gradi che rende difficile qualsiasi manovra. Le finestre poi sono molto piccole e si aprono solo da una parte, quindi anche volendo non si possono usare per far passare dei mobili. In sostanza, gli unici mobili che si possono usare nelle mie 2 camere da letto sono o mobili relativamente piccoli o mobili che si possono smontare e poi rimontare. Tanto per darvi un'idea, quando io ho fatto il trasloco ho dovuto rinunciare al mio letto francese, che era nuovo e che mi piaceva moltissimo, perché non c'è stato verso di far passare la testiera dalle scale. Insomma, venendo a vivere in questo cottage, che sì, è sicuramente affascinante e pieno di personalità, ma è anche impegnativo, ho dovuto cambiare il mio rapporto con la casa.
Ho imparato a considerare la casa una cosa di cui mi devo prendere cura ogni giorno e non un luogo che fa da sfondo così alla mia vita. E soprattutto ho fatto alcuni cambiamenti nel mio modo di vivere per adattarlo alle caratteristiche del cottage. Ovviamente tutti questi cambiamenti non sono stati semplici e hanno anzi richiesto anche un po' di sforzo, ma ormai mi vengono naturali e mi hanno consentito di imparare a vivere bene in una casa che amo moltissimo e che davvero considero uno dei sogni più belli che ho realizzato nella mia vita. Infine, la terza cosa che è cambiata radicalmente da quando vivo qui è il mio rapporto con il tempo, inteso come tempo atmosferico, e soprattutto il mio rapporto con la pioggia. Ora, questa può sembrare una cosa banale, ma in realtà non lo è se vivi in un posto dove piove spesso per mesi. Credo sia nota a tutti che il tempo inglese non è quello italiano. In Inghilterra piove, magari meno di una volta e sicuramente meno di quanto molti pensano, ma comunque piove e piove spesso. E qui in campagna, se piove, stai sotto l'acqua, perché non ci sono né centri commerciali né negozi dove ti puoi riparare. Quando vivevo in Italia io odiavo la pioggia, soprattutto perché mi arricciava i capelli, che allora non erano questi ma erano molto più lunghi e con i quali io onestamente ero abbastanza fissata e usavo sempre l'ombrello. Le cose poi sono iniziate un po' a cambiare a Londra, dove uscivo tranquillamente con qualsiasi tempo, perché tanto sapevo che se all'improvviso iniziava a piovere, potevo sempre infilarmi in un centro commerciale, in una libreria o in uno dei tanti musei che ci sono in città. Quando mi sono trasferita a Chawton, in un ambiente fatto soprattutto di immensi spazi aperti, mi sono resa conto che se mi fossi fatta condizionare dalla pioggia, non sarei più uscita di casa per dei mesi. Qui da ottobre a dicembre piove tantissimo, magari non in modo torrenziale come in Italia, ma comunque piove. Tra l'altro questo è anche il motivo per cui il verde dell'erba e quello delle piante è così intenso qui nel Regno Unito. Anche in questo caso l'impatto iniziale con questa realtà per me non è stato semplice. Io mi sono trasferita nel mio cottage a fine settembre e dopo poche settimane, ovviamente, è iniziato a piovere, quasi tutti i giorni. All'inizio, onestamente, mi sono vista un po' persa. Ero in una casa totalmente nuova e particolare. Una casa che, come vi dicevo prima, appunto è molto diversa da quella in cui avevo vissuto fino ad allora. Non conoscevo nessuno qui a Chawton e fuori continuava a piovere. Poi però, un po' alla volta, anche guardando come si comportavano gli altri abitanti del villaggio, mi sono detta, ma alla fine, che sarà mai un po' d'acqua? E da lì ho cominciato a fare piccoli cambiamenti che piano piano hanno radicalmente cambiato il mio rapporto con la pioggia. Per prima cosa ho iniziato a usare dei fantastici cappelli, non i cappucci dei kiwi o dei piumini tanto per intenderci, no, dei veri e propri cappelli specificatamente disegnati per la pioggia, proprio tipo questo. Cappelli che una volta io non avrei mai usato perché ovviamente ti schiacciano i capelli, come vi dicevo prima io ero abbastanza fissata con i miei capelli, ma che devo dire qui sono utilissimi. Non è un caso se i cappelli in generale sono uno degli indumenti tipici dello stile country britannico. Oltre poi a usare i cappelli da pioggia, ho anche iniziato a cambiare il mio modo di vestire. Ora, non voglio dilungarmi tanto su questo argomento perché ho dedicato un intero video al mio stile country. Anzi, se vi interessa guardarlo, il link è qui sopra. Ma il punto fondamentale è che soprattutto nei mesi invernali
il mio abbigliamento si è completamente adeguato al tempo inglese. Tra ottobre e marzo sono davvero pochi i giorni in cui io non uso i miei wellies, cioè i mitici stivali di gomma che qui sono un must. I wellies sono un capo perfetto per quest'ambiente, ci vai praticamente ovunque, compreso al pub o al supermercato. Non hai bisogno di lavarli e sono praticamente indistruttibili. Oltre ai wellies, poi d'inverno io vivo col mio Barbour o col giaccone da caccia di tweed, che è totalmente idrorepellente e anche molto country. Infine ho completamente abbandonato l'ombrello. Ora, in generale gli ombrelli sono poco usati in Inghilterra e qui nella campagna inglese sono, direi, praticamente sconosciuti. Come dice un famoso detto inglese, non esiste il brutto tempo, ci sono solo abiti inadeguati. Questo significa che se ti vesti nel modo giusto, l'ombrello di fatto non serve. Ecco, io ho, come dire, sposato appieno questa filosofia. Ormai esco di casa con qualsiasi tempo e se piove fa lo stesso. Se devo andare al lavoro a piedi sotto l'acqua, ci vado comunque, senza tanti problemi. Stessa cosa, non so, se voglio fare 2 passi nel villaggio o se devo fare qualcosa di urgente qui in giardino. Con i miei wellies ai piedi, il cappello cerato in testa e il mio Barbour, so che posso andare ovunque con qualsiasi tempo. Diciamo che da questo punto di vista mi sono un po' inglesizzata. Allora, questi sono 3 cambiamenti significativi che ho dovuto affrontare da quando sono venuta a vivere qui a Chawton. A prima vista possono sembrare cose da poco, ma in realtà non lo sono, o almeno non lo sono state per me. La cosa di cui sono più orgogliosa è che io non ho opposto alcuna resistenza a questi cambiamenti, anzi li ho abbracciati a fondo e ho cercato di calarmi davvero in questa mia nuova vita. Dopo quasi 5 anni posso dire con assoluta certezza che non mi sono pentita nemmeno per un secondo della mia scelta di venire a vivere nella campagna inglese. Certo, al di là dell'entusiasmo iniziale e della soddisfazione per aver coronato un sogno, all'inizio le cose non sono state sempre facili. La vita nella campagna inglese è molto diversa da quella di Londra e enormemente diversa da quella italiana. In generale poi cambiare non è mai facile per nessuno. Sicuramente richiede tempo e spesso anche la necessità di mettersi in discussione. Al tempo stesso però i cambiamenti sono spesso il motore che ci aiuta a crescere. E io sono molto contenta di aver avuto la capacità di non arrendermi alle prime difficoltà e di abbracciare in pieno questo nuovo stile di vita. C'è veramente qualcosa di magico nel vivere in campagna. Io qui ho scoperto davvero la bellezza della natura, non solo in primavera quando non piove e tutto è in fiore, ma la bellezza della natura in ogni stagione. E in questi anni mi sono resa conto di quanto questo sia davvero importante per me. Qui ho trovato il mio angolo di paradiso, ho fatto tante amicizie e soprattutto ho trovato la mia felicità.
Per raggiungere tutto questo ho dovuto cambiare alcune cose del mio modo di vivere? Francamente sì, ma io penso che ne sia valsa assolutamente la pena. Un caro saluto e grazie mille per il sostegno al canale. Per me l'affetto con cui commentate i miei video significa davvero tanto e anzi, scusate se a volte non riesco a rispondere sempre ai vostri messaggi, ma vi assicuro che li leggo tutti e cerco di far tesoro dei vostri suggerimenti. A presto con nuovi contenuti sul meraviglioso mondo della campagna inglese. Prima di lasciarvi la solita raccomandazione: se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo sui vostri social e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Tutte queste piccole azioni, credetemi, aiutano tantissimo il canale a crescere. Grazie e ciao!